Sinfonia numero 9 in Mi minore di Antonín Dvořák, universalmente conosciuta con il titolo Dal Nuovo Mondo. Oggi faremo una guida all'ascolto di questa sinfonia, di questa famosissima sinfonia. Prima di iniziare, prima di entrare nei singoli movimenti e andare ad analizzare alcuni punti salienti, è opportuno fare un cappello iniziale che ci permette di orientare le nostre conoscenze in funzione di quello che poi ascolteremo, quindi per comprenderlo maggiormente. Antonín Dvořák è un compositore boemo, cecoslovacco, della seconda metà dell'Ottocento. Viene inserito in quella corrente chiamata le scuole nazionali. Per dire cosa sono queste scuole nazionali, in quel periodo, in quella seconda metà dell'Ottocento, nascono delle personalità, cominciano ad affermarsi delle personalità dei musicisti in nazioni, in paesi che fino ad allora non erano emersi per tradizione di storia della musica tradizionale, insomma, per farla breve. Se parliamo di compositori italiani, austriaci, tedeschi, non ci stupiamo di sentire i nomi di queste nazioni, nati da queste nazioni. Se parliamo di compositori cecoslovacchi piuttosto che di norvegesi, finlandesi, russi, ecco che in quel periodo non sono così consueti. Cosa hanno in comune questi compositori di queste scuole nazionali? La cosa fondamentale che li unisce è quello di voler far riemergere, quindi rivalutare le tradizioni musicali delle proprie terre. La terra natia spiegata attraverso la musica, nelle composizioni, nelle loro composizioni. Non tutti questi compositori hanno avuto successo in vita, magari alcuni hanno avuto bisogno di un bel po' di tempo per affermare la loro musica, spesso anche dopo la loro morte. Per Antonín Dvořák invece questo è accaduto durante la sua vita, non in tenerissima età, diciamo, insomma, dopo i 30 anni, piano piano ha cominciato ad essere conosciuto, affermato, riconosciuto e richiesto. Cosa ha permesso a questo compositore, che segue quello che abbiamo detto, questa nuova corrente legata all'identità anche nazionale all'interno della musica, di affermarsi a livello europeo e non solo? Ha una gestione sicuramente molto equilibrata di questi due aspetti, cioè quella dell'identità nazionale che vi ho già abbondantemente detto, e quindi di inserire temi legati alla sua terra, ma anche una solida e raffinata conoscenza della composizione classica, della struttura classica. Quindi la sua maestria nel gestire la tradizione di composizione e l'inserimento dei temi popolari nazionali lo fa apprezzare sia, diciamo, alla tradizione che all'aspetto più radicale. E questo è un punto sicuramente molto importante. Questo equilibrio lo troviamo anche in questa sinfonia. La nona sinfonia in Mi minore dal Nuovo Mondo presenta dal punto di vista formale quello che abbiamo detto, è sostanzialmente una forma classica della sinfonia, forma strumentale in 4 movimenti, utilizza frequentemente lo schema compositivo della forma sonata, quindi presentare i temi, svilupparli, ripresentarli e chiudere con una coda conclusiva, quindi rientriamo nello schema classico. E poi ritroviamo questa ricerca di temi, di idee musicali, di ricordi legati alla tradizione. Ma quale tradizione? Il titolo Dal Nuovo Mondo ci fa ben capire che non è la tradizione della sua terra, ma dell'America. Lui ha composto questa sinfonia
nel periodo in cui è stato chiamato negli Stati Uniti a New York per dirigere il conservatorio locale. Quindi è stato, credo, dal 1892 al 1895. In quel periodo, vista la sua indole e la sua ricerca, studia, ricerca, vuole capire, anche dal punto di vista didattico della sua funzione di direttore del conservatorio, quali sono le radici della musica americana. E studia, ricerca e comprende che le basi su cui si potrebbe poggiare una rivalutazione della musica americana sono i canti afroamericani e dei nativi americani. Quelle sono le radici che lui ritrova e che apprezza, conosce, studia e apprezza moltissimo. Questa cosa non lo farà vedere proprio di buon occhio da tutti, però le sue idee le ha ben chiare. All'interno di questa sinfonia ovviamente ritroveremo queste sue ricerche. Ne riparleremo poi nel momento proprio in cui facciamo alcuni ascolti, in maniera ancora ritorneremo su questo punto. Quindi, queste sono le basi su cui poter entrare in questa sinfonia famosa oggi come la prima volta che è stata presentata, è diventata immediatamente famosa. Quindi entriamo subito con il primo movimento. Sono 4, quindi il primo movimento ha come definizione diagogica, quindi di andamento, adagio, allegro molto. È diviso quindi in 2 parti. Questo adagio è un'introduzione, sono circa 2 minuti di musica di andamento lento, che vi deve preparare, inserire in quelle che sono le idee tematiche che poi sentirete successivamente nella seconda parte dell'Allegro molto. Quindi è un momento preparatorio, anche con un minimo di tensione. Entriamoci insieme. Siamo entrati. Dopo questi pochi minuti di introduzione inizia l'Allegro molto. Questa parte è sviluppata sostanzialmente su 3 idee tematiche, su 3 temi, su 3 melodie principali. La prima, quella più sostanziosa, quella principale proprio in tutto e per tutto, è sviluppata su, adesso vi faccio anche vedere proprio l'immagine di quello che è questo tema, su una frase d'inizio che ha questa salita e questa discesa, come se fosse un annuncio, e una frase di risposta ritmicamente più incisiva, più puntata, più ritmica rispetto alla prima di annuncio. Sentiamo questo primo tema. Già questo è un tema che vi è sicuramente capitato di sentire. Vi ho detto che si sviluppa su 3 temi sostanzialmente questo primo movimento. Una cosa importante proprio che ci caratterizza tutta la sinfonia e che nel proseguo lo sentirete in abbondanza. C'è una frequenza di idee sviluppate spesso in maniera molto concisa e questo è un aiuto per chi ascolta, specialmente al primo ascolto. Non si dilunga anche quando ci sono le fasi di elaborazione, di sviluppo, di intreccio, non si dilunga e se le modifica in modo che comunque ci tiene coinvolti. Quindi dopo questo primo tema, con questa sequenza di annuncio e di risposta, ecco che abbiamo un secondo tema sostanzialmente diverso, sempre ritmicamente però incisivo. A noi. C'è questa alternanza, questi ritmi, spesso ritmi sincopati,
ritmi puntati, che sono molto incalzanti in alcuni momenti e in alcuni movimenti in modo particolare. Arriviamo al terzo tema. Il terzo tema è quello dove si sono spese tantissime parole. Tante pagine di esperti hanno raccontato e voluto ritrovare dei legami netti più o meno con quello che era il discorso delle radici che Dvořák ha voluto inserire all'interno di questa sinfonia. Cioè, questo terzo movimento, scusatemi, questo terzo tema del primo movimento viene spesso associato a uno spiritual, dal titolo Swing Low, Sweet Chariot. Alcuni di questi esperti hanno detto ha preso Dvořák la melodia e l'ha inserita, poi modificandola, eccetera. Ecco, qui è lo scontro tra i vari esperti. Noi prendiamo le parole di Dvořák, visto che lui l'ha detto più volte in interviste e l'ha lasciato anche scritto, fidiamoci di quello che dice il compositore. Lui ha sempre ribadito il concetto che ha voluto inserire in questa sua sinfonia lo spirito delle melodie afro-americane o dei nativi americani. Quindi non riprendere esattamente le melodie, inserirle e poi modificarle. Questo è importante. E credo, per rendere ancora la cosa più chiara, è importante sentirlo, ad esempio, questo confronto con poi lo spiritual che vi ho detto. Quindi, prima iniziamo dal terzo tema, chiamiamolo di chiusura di questo primo movimento gestito da Antonín Dvořák. Facciamo subito l'ascolto insieme. Questo è un tema cantabile sicuramente. Adesso confrontiamolo con lo spiritual Swing Low, Sweet Chariot. Trovate ovviamente tantissime versioni. Io vi faccio sentire un momento, un pezzetto di una di queste versioni, però vi calate immediatamente in un altro mondo. Swing low, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. È ovvio che uno non si ritrova, ciò che ha sentito prima e ciò che sente adesso sono due cose diverse, sono due realtà, due stili, due generi diversi. E nel primo ritroviamo quello che diceva Dvořák, cioè ci sono dei nessi, degli agganci melodici, ma è un'idea filtrata con la testa e la tradizione, la storia musicale di un compositore europeo con la sua tradizione, che studia e inserisce ciò che ritiene le idee di quella terra. Adesso ricaliamoci nella sinfonia. Andiamo a chiudere il primo movimento. Una cosa importante, tra le tante da dire che ci sono in questa sinfonia, è uno degli aspetti, oltre a quello che vi ho detto della varietà di idee, tanti temi e molto concisi e molto rapidi che non annoiano, l'altra cosa che aiuta le orecchie di chi ascolta, anche al primo ascolto, risottolineo, è il fatto che usa il principio della reminiscenza, cioè vi fa risentire più e più volte temi che avete già sentito, che magari vi hanno già anche colpito proprio per la loro freschezza e per la loro varietà. Quando li risentite è ovvio che il vostro orecchio li riacchiappa velocemente, li rifà suo.
se li risente addosso e li riapprezza al volo. In questa coda, che è la parte conclusiva, ecco che, ne ascoltiamo proprio un frammentino così ci ricaliamo, ecco che voi sentirete questi timpani che ci portano al culmine della chiusura di questo primo movimento, dove il tema principale, il primo, vi ricordate quello con la frase di annuncio e poi la risposta più ritmica, sale agli ottoni sul tutti dell'orchestra. Ascoltiamoci questa coda conclusiva del primo movimento. Secondo movimento, largo. Diciamo che in questo movimento già l'indicazione della gogica vi dà l'idea. Respiro, ampiezza. E in alcuni momenti durante questo movimento vi capiterà proprio di sentire quando, e sicuramente farete l'ascolto anche completo di tutta la sinfonia, perché sarete stuzzicati in questa prima parte di conoscenza insieme, ascolterete e vedrete quasi le praterie davanti a voi. Questa visione del largo, in tutto e per tutto. Questo movimento inizia con una serie di accordi. Quello che vi faccio sempre vedere adesso nei vari esempi, quando vi metto anche in visione lo spartito, voi vedete lo spartito semplificato per pianoforte, perché ci aiuta ovviamente in poco spazio a vedere le indicazioni tematiche che vi indico. Vi anticipo adesso una cosa che vi può essere utile se volete poi anche seguire quando farete l'ascolto completo di tutta la sinfonia, lo spartito. Vi lascio la possibilità, con un link in descrizione o comunque nell'articolo se siete su Musica Diffusa, per avere la possibilità di scaricarvi gli spartiti, sia come partitura per orchestra, sia magari anche nella versione semplificata. Poi lo sceglierete voi come leggervi e ascoltare più dall'interno tutta la composizione. Questo secondo movimento inizia con una breve serie di accordi affidati ai fiati. Sembra che la genesi, la nascita di questi accordi sia stata un pochino faticosa fino ad arrivare a questa definizione. Questa serie di accordi, come già vedete anche indicato, ci porta immediatamente al tema principale, quello più conosciuto del secondo movimento, che adesso ascolteremo per un po'. Ci faremo, come dire, trasportare in questo largo, in questa melodia splendida, nella sua semplicità meravigliosa, una costruzione su una scala pentatonica, cioè su solo 5 note di fondo. Le scale, come ben sapete nella tradizione nostra classica occidentale, sono formate da 7 suoni. In questo caso riprende una scala da 5, ma molto semplice, ma nella semplicità, se si è abili e se si hanno delle idee splendide come questa, viene fuori una meraviglia. Inizierà, ci verrà presentato il tema dal corno inglese, che è uno strumento a fiato ad ancia doppia, della sezione dei legni, che ha quel suono un po' chiuso, un po' nasale, è il parente dell'oboe, se avete ben presente. Diciamo che un aggettivo che viene spesso abbinato a questo timbro è il malinconico, come definizione più tipica. Sembra che inizialmente Dvořák avesse affidato la parte al clarinetto, ma
poi il timbro del corno inglese pare che gli ricordasse maggiormente la voce, la pasta, la qualità, il timbro vocale di un cantante afroamericano, R.T. Barley, che gli ha dato la possibilità di conoscere gli Spirituals e quindi ha cambiato l'orchestrazione da clarinetto a corno inglese. Ascoltiamoci questo tema del secondo movimento. Terzo movimento. Scherzo molto vivace. Questa parte, questo terzo movimento, a detta di Dvořák, è associata alla danza, diciamo che alla festa in cui danzano gli indiani. Questa festa in cui danzano gli indiani, lui l'aveva vista rappresentata in un poema epico di Longfellow. E, come abbiamo già detto anche nel primo movimento, il compositore vuole ridarci lo spirito, l'idea, rifarsi a queste tradizioni musicali e lo risentiamo immediatamente nel primo movimento con questi ritmi selvaggi e coinvolgenti. Questo, quello che abbiamo sentito, ci trasporta con questa visione ritmica molto evidente. Adesso, come sentite già in sottofondo, il secondo tema è di carattere completamente distante, un andamento meno frenetico ritmicamente, quindi si discosta, il cambiamento avviene dal primo tema a questo secondo tema. Poi, come sempre, nello svolgimento del movimento li risentirete, riaffioreranno, fino ad arrivare alla coda conclusiva di questo terzo movimento, che è proprio un collegamento con il prossimo, il quarto movimento, l'apoteosi di tutta la sinfonia. È un momento in cui le vostre orecchie, sicuramente, avendo già sentito vari temi, risentiranno alcuni di questi temi in questo brevissimo momento di coda conclusiva. E attenti a ciò che vi lascia poi come conclusione.
ci ha lasciato lì, pronti per entrare nel quarto movimento, Allegro con fuoco. Questo è il movimento più famoso, più rappresentato e dove i temi sono molto conosciuti. E all'interno di questo movimento il principio della reminiscenza, cioè del riproporvi i temi anche dei movimenti precedenti, è molto evidente. Quindi vi presenta dei temi nuovi, ma ripropone anche, magari mescolati, sovrapposti. È un'apoteosi di tante idee musicali che si sovrappongono, che si ripresentano o che si presentano per la prima volta. Partiamo con il primo tema. Il primo tema è affidato agli ottoni e immediatamente avete qual è l'umore di questo quarto movimento. Questo tema viene subito, immediatamente rafforzato ritmicamente da una variazione in terzine. Poi il secondo tema in contrasto. Ci si rilassa un attimo, l'aspetto più cantabile lo sentite in sottofondo, si ammorbidisce il tutto. Questa alternanza continua è uno svolgersi continuo di queste idee, di questi rallentamenti, rilassamenti, ma poi ritorna la tensione. Ecco che il terzo tema che adesso sentiamo ci riporta anche con questa ritmica del punto, il ritmo puntato, alle idee, all'umore di quello che era il primo movimento, scusatemi, il primo tema di questo quarto movimento. È tutto un anticipare, è tutto uno svolgersi nel coinvolgerci completamente in questo ascolto. Questo quarto movimento che, come per altri, presenta appunto l'esposizione dei temi, lo sviluppo, la ripresa di temi precedenti già sentiti che il nostro orecchio apprezza nel momento stesso in cui risente. Si conclude con una coda, un'apoteosi, una maestosa coda conclusiva con cui vi lascio. Io sparisco per lasciarvi l'immagine della partitura orchestrale insieme al pezzettino d'ascolto di questa coda e nell'immagine finale, quando finirà l'ascolto, avrete un'ulteriore immagine dove vi do, se volete, e con tutto il cuore ve lo consiglio, se volete avrete la possibilità di cliccare sulle schermate per ascoltarvi per intero tutta la sinfonia. Il mio finale consiglio, prima di lasciarvi alla musica di Antonín Dvořák e alle ultime note di questa coda del quarto movimento di tutta la sinfonia numero 9 in Mi minore dal Nuovo Mondo, è quello di mettervi in cuffia, se volete, guardate lo spartito e gestitevi, impadronitevi dell'orchestra. Alla prossima!